Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Isabella, sono un'insegnante di italiano. Amo il mio lavoro, ma qualcosa non va. I miei studenti non parlano italiano, leggono bene, scrivono bene, ma quando cercano di parlare si fermano. Hanno paura, dicono non so come fare. Ogni giorno vedo lo stesso problema. Uno studente inizia a rispondere in italiano, poi cambia in spagnolo. Un altro studente capisce la mia domanda ma non riesce a rispondere. Mi sento triste e stanca. Studiano molto ma non usano la lingua. Un pomeriggio sono nella sala insegnanti con il mio caffè. Il mio collega, il signor Lish, si siede accanto a me. Sembra stanco. Gli chiedo: che cosa non va? Lui sospira. I miei studenti non parlano, ricordano solo le parole. Annuisco. Anche i miei. Faccio un respiro profondo. Dobbiamo cambiare il modo di insegnare. Louise ride. Cambiare? Il direttore non sarà mai d'accordo. Mi mordo il labbro. Ha ragione. La nostra scuola ha regole rigide. Gli studenti usano libri pieni di lunghe liste di parole, fanno esercizi di grammatica, ma non praticano mai il parlare. Quella notte non riesco a dormire. La mia testa è piena di domande. Perché gli studenti imparano la grammatica ma non la conversazione? Perché conoscono tante parole ma non possono ordinare un caffè in italiano? Mi siedo sul letto. Devo provare qualcosa di nuovo. Ma come? La mattina dopo entro in classe con un'idea. Sorrido ai miei studenti. Oggi niente libri. Mi guardano sorpresi. Niente libri? Chiede una ragazza. Scuoto la testa. Niente libri oggi. Oggi parliamo. Scrivo alla lavagna, all'aeroporto. Gli studenti si guardano. Cosa facciamo? Chiede uno studente. Siete in aeroporto, dico. Dovete chiedere il biglietto. Passate la sicurezza. Trovate il vostro gate. Un ragazzo di nome Carlos alza la mano. Maestra, non conosciamo le parole. Sorrido. Va bene, impariamo insieme. Ripetete dopo di me. Scusi, dov'è il mio gate? Ripetono lentamente. All'inizio parlano piano, poi parlano più forte. Per la prima volta parlano davvero, non leggono, non scrivono, parlano. Il mio cuore è felice. All'improvviso la porta si apre. Mi fermo. Il direttore è lì. Sta guardando. Ha le braccia incrociate. Il mio cuore batte forte. Entra in classe. Il suo viso è serio. Cosa stai facendo, Isabella? Cerco di restare calma. Sto insegnando italiano. Lui scuote la testa. Questo non è nel libro. Gli studenti sono in silenzio. Mi guardano. Le mie mani sono fredde. Faccio un respiro profondo. Cosa dirò? Cosa succederà ora? Mi trovo davanti alla classe. Il direttore mi guarda.
ha le braccia incrociate. Il suo viso è serio. Gli studenti sono in silenzio. L'aula sembra fredda. Si avvicina. Isabella, dov'è il libro? Ingoio. Le mie mani sono bagnate. Oggi facciamo pratica di conversazione. Alza un sopracciglio. Conversazione? Guarda la lavagna. All'aeroporto. Si acciglia. Questo non è nel programma. Lo stomaco mi si stringe. Ma gli studenti devono parlare italiano. Dico. Ricordano le parole ma non sanno parlare. Hanno bisogno di situazioni reali. Il direttore scuote la testa. La scuola ha delle regole. Seguite il libro, fate gli esercizi. Poi sento una piccola voce. Ma a noi piace questo, maestra. È Anna, la ragazza più silenziosa della classe. Non parla mai. Ora guarda il direttore con occhi grandi. Lui sospira. Isabella, vieni nel mio ufficio dopo la lezione. Poi si gira ed esce. La porta si chiude. Silenzio. Uno studente chiede: Maestra, sei nei guai? Sorrido, ma non è facile. No, non preoccupatevi. Continuiamo. Gli studenti si guardano. Piano piano sorridono. Continuiamo. Scusi, dov'è il mio gate? Il tuo volo è al gate 12A. Ora le loro voci sono più forti. Sento speranza, ma sento anche paura. Suona la campanella. La lezione è finita. Faccio un respiro profondo e vado all'ufficio del direttore. Dentro lui è seduto alla scrivania. Indica una sedia. Siediti. Mi siedo. Le mie mani sono fredde. Isabella, Dice. Capisco che ti importa, ma questa scuola ha delle regole. Usiamo i libri, seguiamo il programma. Annuisco, ma dentro voglio gridare. I libri non li aiutano a parlare. Lui sospira. Questa non è una tua scelta. Devi insegnare come diciamo noi. Lo guardo. Il mio cuore batte forte. Non posso. Si acciglia. Cosa? La mia voce trema. Non posso insegnare così. Non funziona. Oggi i miei studenti hanno imparato più che negli ultimi 3 mesi. Stanno parlando. Mi guarda a lungo. Poi si appoggia allo schienale della sedia. Stai correndo un grande rischio, Isabella. Annuisco. Lo so. Batte le dita sulla scrivania. Se continui, potrebbero esserci dei problemi. Trattengo il respiro. Che tipo di problemi? Non risponde, si alza. Vai a casa. Pensa a quello che stai facendo. Mi alzo. Le mie gambe sono deboli. Vado verso la porta. Prima di uscire mi giro. Io conosco già la mia risposta. Lui non dice nulla. La mattina dopo entro in classe. Le mie mani tremano. E se il direttore mi guarda? E se perdo il lavoro? Poi vedo i miei studenti. Mi stanno aspettando. I loro occhi sono luminosi. Anna sorride. Maestra, oggi facciamo pratica di nuovo? Guardo la porta. Non c'è nessuno. Faccio un respiro profondo. Sì,
Oggi facciamo pratica di nuovo. Scrivo alla lavagna, in hotel. Gli studenti sussurrano con entusiasmo. Guardo Carlos. Tu sei un turista, arrivi in un hotel, hai bisogno di una stanza. Carlos si alza, è nervoso. Ciao, ho bisogno di una stanza, annuisco. Bene, ora ripetiamo. Dico lentamente, ciao, ho bisogno di una stanza. Carlos ascolta, poi ripete. La sua voce è più forte. Bene, dico, ora dillo con sicurezza. Carlos si raddrizza. Ciao, ho bisogno di una stanza. La classe applaude. Carlos sorride. Io mi sento felice. Poi dico, ascoltate bene. Metto un breve dialogo in hotel. Gli studenti ascoltano con attenzione. Fermo l'audio. Che cosa ha detto il receptionist? Anna alza la mano. Ha detto, ha una prenotazione? Sì, dico. Poi leggiamo ad alta voce. 2 studenti si alzano. All'inizio le loro voci tremano. Poi diventano più forti. Infine dico, ora solo italiano, niente spagnolo. Siete in un hotel. Alcuni studenti sembrano nervosi. Poi Anna sorride. Va bene, maestra. Si gira verso Carlos. Buonasera. Ha una prenotazione? Carlos si ferma, poi fa un respiro profondo. Sì, per 3 notti. La classe applaude. Sento un'ondata di felicità. Stanno davvero parlando italiano. Poi la porta si apre. Mi blocco. Non è il direttore, è Luis, il mio collega. Guarda la classe con un viso serio. Isabella, cosa stai facendo? Ingoio. Sto insegnando italiano. Si avvicina. Non stai usando il libro. Incrocio le braccia. No, non lo sto usando. Guarda gli studenti. Ci stanno guardando. Stanno aspettando. Luis scuote la testa. Sei coraggiosa, Isabella, ma è rischioso. Parlo piano. Stanno imparando, Luis. Guardali. Luis guarda la classe. Gli studenti sono entusiasti. Vogliono parlare. Non hanno più paura. Sospira. Poi fa qualcosa di sorprendente. Fa un passo avanti. Va bene, provo anch'io. La classe resta senza parole. Io sbatto gli occhi. Cosa? Lui sorride. Voglio vedere se il tuo metodo funziona. Si gira verso Carlos. Io sono il receptionist dell'hotel. Buonasera, signore. Come posso aiutarla? Gli occhi di Carlos si aprono grandi. Fa un respiro profondo. Ciao, ho bisogno di una stanza. Luisa annuisce. Per quante notti? Carlos mi guarda. Io sussurro. 3 notti. Carlos guarda di nuovo Luis. Per 3 notti. Luis sorride. Molto bene. Gli studenti applaudono. Il mio cuore batte forte. Luis mi sta aiutando. Forse non sono sola. Poi la porta della classe si apre di nuovo. Questa volta
è il direttore. Sta sulla porta, guarda Louise, poi me, poi gli studenti. Nessuno si muove. Entra, guarda la lavagna e legge le parole. In hotel. Poi guarda la classe. Che cos'è questo? Silenzio. Poi Anna, la silenziosa Anna, alza la mano. Si alza. La sua voce è dolce, ma chiara. Questo è italiano, signore. La stanza sembra congelata. Il viso del direttore non cambia. Mi guarda. Vieni nel mio ufficio, subito. Lo stomaco mi cade. Cosa succederà? Prendo le mie cose. Mentre mi alzo, sento una mano sul braccio. È Anna. Maestra, dice piano, voglio imparare così, per favore, non smetta. Le sorrido, ma dentro ho paura. Cammino verso l'ufficio del direttore. Il mio cuore batte forte. Entriamo nell'ufficio. Lui si siede alla scrivania. Le sue dita battono lentamente sul tavolo. Isabella, ti ho detto di seguire il libro. La sua voce è calma, ma sento la pressione. Faccio un respiro profondo. Signore, il libro non è abbastanza. Gli studenti devono parlare italiano, hanno bisogno di situazioni reali. Si appoggia allo schienale della sedia. E tu pensi che il tuo metodo sia migliore? Esito, poi annuisco. Sì. Il direttore sospira. Sai quanti insegnanti hanno provato a cambiare il sistema? E sai cosa è successo a loro? Scuoto la testa, mi guarda dritto. Non sono più qui. Una sensazione fredda mi riempie il petto. Questo significa che perderò il lavoro? Prima che possa parlare, qualcuno bussa alla porta. Il direttore si acciglia. Avanti. La porta si apre. Sono scioccata. È Louise. Sembra serio. Signore, devo dire una cosa. Il direttore alza un sopracciglio. Louise, questo è un incontro privato. Louise annuisce. Sì, ma oggi ero nella classe di Isabella e ho visto qualcosa di importante. Guarda me, poi il direttore. Gli studenti parlavano italiano. Il direttore resta in silenzio. Louise continua. Non solo leggevano, non solo memorizzavano, parlavano, erano sicuri. Non ho mai visto questo. Il direttore guarda lui, poi me. Quindi ora fai parte anche tu di questo? Louise annuisce. Sì. Per un momento nessuno parla. Poi il direttore si alza, va verso la finestra, le mani dietro la schiena. Questa scuola usa lo stesso metodo da molti anni, dice lentamente. Abbiamo regole per un motivo. Si gira, ma non posso ignorare i risultati. Il mio respiro si ferma. Cosa significa? Torna alla scrivania. Guarderò un'altra lezione. Se vedo veri progressi, ci penserò. Mi guarda attentamente. Ma se non li vedo, tornerai al libro. Le mie mani tremano.
Questa è la mia occasione, ma è anche la mia prova. La mattina dopo sono davanti alla classe, le mie mani sono fredde, il mio cuore batte forte. Questo è il momento. Guardo la porta. Il direttore è lì, con le braccia incrociate. Luis è accanto a lui. Gli studenti mi guardano. Stanno aspettando. Sorrido. Buongiorno, classe. Buongiorno, maestra, rispondono più forte del solito. Sanno che oggi è importante. Faccio un respiro profondo e scrivo alla lavagna al ristorante. Gli studenti sussurrano con entusiasmo. Mi giro verso di loro. Oggi andate in un ristorante. Ordinate da mangiare, chiedete il conto, parlate italiano. Carlos alza la mano. Maestra, e se facciamo errori? Sorrido. Gli errori sono buoni. Gli errori ci aiutano a imparare. Preparo l'attività. Anna è la cameriera. Carlos è il cliente. La classe guarda. Anna inizia. Buongiorno, benvenuto. Posso prendere l'ordine? Carlos esita. Sembra nervoso. Trattengo il respiro. Puoi farcela, Carlos. Ingoia, poi parla. Sì, voglio un hamburger e un succo d'arancia. La classe applaude. Sento una piccola risata. Giro la testa. Il direttore sta sorridendo. Poi succede qualcosa di inaspettato. Fa un passo avanti. Io mi blocco. Guarda gli studenti. Poi prende una sedia e si siede. Si schiarisce la gola. Scusi, cameriera, dice guardando Anna. Posso vedere il menù? La classe è in silenzio. Gli studenti lo fissano con occhi grandi. È vero? Sta partecipando? Anna sbatte gli occhi. Mi guarda. Io annuisco. Fa un respiro profondo. Sì, signore, ecco il menù. Il direttore finge di leggere. Cosa consiglia? Anna guarda la lavagna, cercando le parole, poi sorride. La pizza è molto buona. Gli studenti fanno un piccolo verso di sorpresa. Anna sta parlando italiano con il direttore. Il direttore annuisce. Va bene? Prendo la pizza e una bibita. Anna lo scrive. Una pizza, una bibita. Altro? Lui scuote la testa. Basta così, grazie. Gli studenti sussurrano emozionati. Io trattengo il respiro. Cosa sta succedendo? Poi il direttore si alza. Mi guarda. Il mio cuore si ferma. Isabella, Dais, vieni nel mio ufficio. Ingoio e annuisco. Mentre esco, sento tutti gli studenti che mi guardano. Luisa mi fa un piccolo cenno. Seguo il direttore nel corridoio. I miei pensieri corrono. È una cosa buona o cattiva? Entriamo nel suo ufficio. Chiude la porta. Si gira verso di me e poi sorride. Isabella, Dais, dobbiamo parlare. Di cosa? Le mie mani tremano. Si siede alla scrivania e mi guarda. È la fine? Mi licenzierà? Si sporge in avanti. Isabella, sai da quanto tempo lavoro in questa scuola? Scuoto la testa.
25 anni, sospira. Per 25 anni abbiamo usato lo stesso metodo, libri, grammatica, liste di parole. Fa una pausa. E per 25 anni gli studenti hanno lasciato questa scuola senza saper parlare italiano. Il mio cuore salta. Signore, mi guarda dritto. Oggi ho visto qualcosa di diverso, ho visto studenti parlare, ho visto sicurezza, ho visto vero apprendimento. Trattengo il respiro. Cosa sta dicendo? Si appoggia allo schienale. Isabella, non è facile convincermi, ma oggi mi hai convinto. Sbatto gli occhi. Io? Annuisce. Sì? Il tuo metodo funziona. Gli studenti erano attivi, pensavano, usavano la lingua, non solo la memorizzavano. Una sensazione calda mi riempie il petto, quasi non ci credo. Poi il suo viso torna serio. Ma, disse alzando un dito, questo non significa che puoi fare quello che vuoi. Ascolto con attenzione. Devi avere una struttura, devi avere un piano. Annuisco velocemente. Certo, signore, preparerò attività, insegnerò parole importanti e grammatica. Resta in silenzio per un momento, poi annuisce. Va bene, hai il mio permesso di continuare. Finalmente respiro. Grazie, signore, grazie mille. Fa un gesto con la mano. Non ringraziarmi ancora. Questo è un esperimento. Se gli studenti migliorano, parleremo di cambiare il metodo per tutte le classi. Se no, torniamo al libro. Sorrido. Miglioreranno, signore. Lo prometto. Mi guarda per un momento, poi annuisce. Torna in classe, Isabella. Fai il tuo lavoro. Esco dall'ufficio. Il mio cuore batte forte, non per paura, ma per gioia. Mentre cammino verso la classe, vedo Louise nel corridoio. Alza un sopracciglio. Allora sorrido grande. Ce l'abbiamo fatta? Louise fa un lungo respiro. Davvero? Annuisco. Davvero? Scuote la testa e sorride. Non ci credo. Apro la porta della classe. Gli studenti saltano in piedi. Maestra, cosa è successo? Rido. Abbiamo vinto. Loro esultano. Anna batte le mani. Carlos alza il pugno in aria. Vado alla lavagna e scrivo 2 grandi parole. Parliamo. Mi giro verso di loro. Va bene, classe, oggi andiamo in aeroporto. Ridono. Sono entusiasti. Sono pronti. E per la prima volta so che stanno davvero imparando l'italiano. Dopo la lezione mi siedo alla scrivania e faccio un respiro profondo. Oggi è stata una vittoria, ma non solo la mia, è stata la loro. Penso ad Anna. Era troppo timida per parlare, ma oggi ha ordinato da mangiare in italiano. Penso a Carlos. Una volta diceva «non so come», ma ora parla con sicurezza. Penso a Louise. All'inizio dubitava di me, ma è diventato il mio più grande sostenitore. Poi penso a me stessa.
Avevo paura, quasi ho rinunciato, quasi ho seguito le regole, anche quando sapevo che erano sbagliate. Ma imparare non è paura, non sono regole. È usare la lingua, fare errori e provare di nuovo. Sorrido. Insegnare non è solo libri, è aprire porte. Mi alzo e guardo l'aula vuota. Oggi ho aperto una porta per i miei studenti. Ora sono pronti a passarci attraverso